Ragazzi, mi trovo a Vicenza in compagnia di Marco, che è proprietario del bellissimo bus che vedete qua dietro. È un bus militare, Marco, correggimi se sbaglio. Ex militare, quindi americano, e sì. che è stato completamente allestito a camper, e dopo andremo a vedere l'interno perché veramente c'è da farsi le vacanze di lusso. Marco, descrivimelo un attimo, che cos'è questo bus, dove l'hai trovato e che cosa hai combinato? Dunque, l'autobus era a distanza nella base di Aviano, qui in Friuli praticamente, e tramite un conoscente che commercia in automezzi anche particolari e che ha contatti con le basi NATO che dismettono tutti i loro mezzi e non soltanto. E sono venuto a conoscenza che stava ritirando appunto questo autobus, e io era qualche tempo che stavo pensando a questa eventualità, e quindi ho preso la palla al balzo. Perfetto. E ne hai fatto un mezzo di vacanza o lo usi più spesso, raramente? Ma sì, principalmente è un recreative vehicle, un RV lo chiamano, no, negli Stati Uniti. RV, sì. Praticamente lo usiamo sia per andare in vacanza, perché ormai sono 4 anni che usciamo, non tanto ancora perché tra il lavoro, i figli che sono piccoli ma stanno crescendo, e quindi ci stanno piano piano, avremo più tempo, ecco. Quindi lo usi proprio come camper, e tra l'altro, avendo questa dimensione, immagino che questa sia una casa. È lungo 10 metri, per cui cilindrata? Questo è un motore 5.9 turbo diesel, un Cummins, quindi americano. Sì. Comunque succhia quando va. Diciamo che non andiamo oltre i 4 al litro, ecco. 4 km al litro, insomma ha un suo costo, però quando sei in libera e arrivi su una spiaggetta e ci stai lì 2 o 3 giorni, te li godi tutti. Sì, anche perché qua noi abbiamo, per far contenta la signora che mi accompagna, e per non farmi mandare le maledizioni, ho pensato a un po' di comfort, quindi un po' di corrente, un po' di acqua, un po' di energia, appunto, sia dal fotovoltaico che da eventualmente un generatore, se proprio... Anche dal motore, dall'alternatore? No, l'alternatore, la batteria dell'autobus l'ho completamente esclusa, fa soltanto solo quello, perché così non vado a inficiare Sì. Quindi la batteria servizi è fotovoltaica e generatore. Esatto. Hai anche un generatore a bordo? Sì, quindi di quanti kilowatt? 2 kilowatt e 2 kilowatt e mezzo. 2,5, perfetto. Sì. Ragazzi, il tempo di iscrivervi a questo canale e saliamo sull'autobus. Bene, saliamo sull'autobus e vediamo tutto l'allestimento interno. Marco, facci da guida. Sì, allora praticamente tu vedrai che l'unica parte originale all'interno dell'autobus è rimasta qua dove c'è la posizione di guida. Io l'ho voluto appositamente lasciare così, non volevo assolutamente modificare niente, mentre da qua in poi, prego. Qui hai fatto tutte le pedane in alluminio, vedo, di salita. Sì, perché prima c'era la gomma, quella consumata perché questo è del 97, questo autobus, quindi dai quasi 30 anni di soldati. E fai conto che questo aveva 44 posti a sedere. Perfetto. E io l'ho prima di tutto completamente svuotato, quindi era rimasto solo le lamiere del pavimento, avevo tolto tutti gli ammirati interni, è rimasta soltanto la struttura, anche perché volevo prima di tutto coibentarlo. Sì. Per quello che era possibile, nel senso che io volevo comunque lasciare il più possibile i finestrini liberi. Io naturalmente avevo preso spunto negli anni precedenti da quello che fanno negli Stati Uniti in particolare. Loro li chiamano gli schoolie, che sarebbero praticamente gli autobus, per la maggior parte delle volte scuolabus, e li modificano per renderli abitazioni viaggianti. Molta gente ci vive dentro, insomma, tutto l'anno.
E allora per un discorso di coibentazione molte volte, spesso chiudono molti finestrini. Io invece ho Li hai detto... lasciati tutti e sono carini perché creano un ambiente luminoso incredibile. Esatto. Qui mi piace molto, Marco, il tetto che hai fatto è in stile betulla di legno sbiancato, che è molto molto carino. Questo qua in alto. Sì. E sotto c'è la coibentazione anche messo? Sotto c'è la coibentazione, no, ovunque tu vedi, a parte i finestrini, tutto il resto è coibentato. Perfetto, fammi una descrizione anche di quello che vedo. Praticamente qua c'è, sulla sinistra, ragazzi, è grandissimo, è lunghissimo, adesso lo analizziamo tutti. Qua vedo un bel divano comodo, che può essere anche un divano letto. Esatto, infatti questo è un divano da circa 1,80 m e quindi è un posto che può ricevere anche una persona per dormire. Certo. Qui c'è il secondo posto a sedere. Sì, allora questo è immatricolato 6 posti da sedere, 6 posti viaggianti, 6 posti a letto. Perfetto. Per cui ho 6 posti con 6 cinture di sicurezza. Sì. In più ho fatto in modo che ci fossero anche almeno 6 posti letto. Sì, qua non ti fai mancare la buona musica perché vedo uno Yamaha con... Sì, questo l'ho rubato da casa, praticamente ho preso un sistema Dolby Surround col sub e poi ho usato le 4 casse, se vuoi che l'accendo così, vuoi che la proviamo? No. Guarda, ti dico che di solito sul camper si lesina un po' su questo perché c'è poco spazio, quindi c'è al limite l'impiantino, invece qua hai messo proprio roba da casa di un certo livello. Sì, io avevamo una volta fatto una vacanza con il camper a noleggio e mi ricordo che per passare avanti e indietro bisognava fare passi tu, passo io, passi tu, passo io, e io soffro subito di claustrofobia, ho detto io se mai avrò un camper dovrà essere grande e quindi... E questo lo è. Se andiamo avanti vedo frigorifero, questo è un 12 volt o 220? No, questo è un 220, frigorifero da casa che funziona benissimo, anche perché Capiente, poi insomma, a differenza di quelli a 12 volt costa un terzo. Sì, Io ho speso su alcuni componenti ho speso più soldi di quello che avrei potuto, su altri utilizzi quello di casa, assolutamente sì. Poi io vedo questo parquet di legno bellissimo che è veramente... Sì, questo siccome a casa io ho un pavimento in legno a listoni così, ho detto lo voglio anche sull'autobus, adesso quello che ho a casa è spazzolato, questo è verniciato ma è praticamente lo stesso, quindi è un pavimento che... Guarda, in perfetta sintonia e scalda molto l'ambiente, quindi si cammina a piedi nudi, bello veramente, complimenti. Un po' di pelli qua e là di agnello. Sì, perché qua è d'obbligo, ovviamente non adesso, però è d'obbligo che quando andiamo in giro le scarpe vengono lasciate fuori. Se vuoi me le tolgo, Marco. No. E però qui dentro si viaggia soltanto a piedi nudi, certo. Anche perché insomma appunto anche quindi piacevole e confortevole. con le pelli è bello anche andarci anche quando fuori fa fresco. Sì. Vediamo la cucina. La cucina io la volevo grande perché così ho bisogno dei miei spazi, io e anche la compagna. E quindi ho preso un piano induzione, anche questo da casa. Beh, immenso, questo è un quattro fuochi. Insomma. Sì, diciamo che per la corrente che ho a disposizione non potrò mai utilizzarle tutte e quattro. Chiaro, Due chiaro. Poi sai se c'è il sole, bisogna sempre fare comunque la valutazione di cosa stai consumando, di che capacità hai e quindi se sto in libera qualche volta mi accendo anche il generatore per magari la notte che quando non c'è appunto il fotovoltaico che mi dà una mano. Certo, qui hai messo una piastra di alluminio a protezione del calore e le ventole che buttano fuori. Del calore e anche dei grassi, dei fumi di grasso che piuttosto che andarmi a sporcare il soffitto. Diventa facilmente lavabile. Esatto, sì, qua i ventilatori sono tutte e tre, questa è la prima ventola a mezzo servizio, la prima ventola a servizio pieno, seconda ventola, terza ventola. Sì. Quindi ventole di estrazione comode per tirare fuori i fumi. Esatto. Bravo, bel lavoro. Stesso discorso poi l'ho messo anche nel bagno per ovvi motivi. Tutti interruttori, il circolo è tutto a 220 volt, quindi qui non hai la 12 volt come... questi, adesso lo sai che mi trovi un attimo operato, non mi ricordo se sono 12 volt o sembrano 230, però comunque vabbè, non cambia.
Ok, e qui lavandino bello. L'acqua calda come te la fai? L'acqua calda, ho un impianto della Truma che va a GPL e a corrente, Sì, e ho il serbatoio del GPL da 65 litri sotto, perfetto. che quindi ho visto che è più che sufficiente, dura parecchio tempo, insomma. Ottimo. E posso mandarlo avanti anche soltanto con la corrente se sono in area campeggio, magari dove c'è Una presa, te una attacchi e presa, quindi via. diciamo, non troppo limitata, Sì, riesco a farla andare anche con soltanto la sì, sì, corrente, quindi così risparmio boiler. il GPL, Boiler. insomma. E qui vedo un tavolo comodo. Questo è il tavolo da Ma 4 ci metti che una sedia qua, ci sono anche in 5, giusto? esatto, che si può abbassare, e poi con un altro cuscino che viene messo sopra, questo diventa un altro letto da circa 1,80 m per 1, per cui è un letto che va bene per 2 bambini Sì, o per 2 adulti che vogliono stare stretti, perfetto. abbracciati tra di loro. Perfetto. Andiamo avanti Marco perché qua vedo, intanto hai messo delle casse audio belle, quindi un po' qui un po' là, è tutto allestito. Sì. Qui altri letti vedo. Qui ho 2 letti a castello E per questo, perdonami, questo separé? questo separé, nasconde il bagno. Perfetto. E quindi qua sopra io ho ricavato una nicchia dove poi vengono messi varie cose, vari i generi alimentari, solitamente mettiamo qua, Sì, perché sì, sì. sotto ai fornelli, negli spazi sotto ci sono tutto il discorso delle pentole, bicchieri, eccetera, eccetera. Bene, comoda, bella. E appunto qui dentro c'è il bagno dove c'è un WC chimico, e poi ho ricavato la doccia perché Perfetto. io volevo farmi la doccia tutto. Possiamo vederlo? È Certo, accessibile? sì, sì. Ok. Qui ho cambiato la prospettiva, ho messo un grandangolo, se no non ci riuscivamo. Eccolo qua, sì, praticamente c'è. Eccolo qua. Perfetto. Sì, esci così almeno lo faccio vedere. Beh, è spazioso perché è veramente fatto bene. Poi tutto il legno così mi piace. Ecco il VC comodo, VC chimico. Tutto perlinato. Qui hai fatto tutto tu? Ho fatto tutto io. Perfetto. Luci, LED un po' dappertutto. E qui la doccia, carinissima. Che vediamo così. Perfetto. Complimenti, bello. E poi c'hai tutte le altezze perché con la testa non, Sì, sì. non ci arrivi, quindi viaggi comodo. Esatto. Perfetto. Qua vedo che ci sono altri 2 letti a castello. Questi sono i 2 letti a castello che sono per i figli. Sì. Adesso quello più grande, che ormai ha 19 anni, difficilmente continuerà a venire via con noi, quindi Sì. magari, Vabbè, comunque 2 posti letto magari ci un sono. giorno questo diventerà un armadio, Ah, però per beh, adesso rimane così, insomma. sempre in Anche. modifica, assolutamente. E qua dietro c'è il letto matrimoniale, che è un letto matrimoniale a tutti gli effetti, perché è 1,50 m, no, 1,60 m per 1,90 m. Ah, perfetto, quindi si dorme a gambia tesa e quello è Sì, sì, fondamentale. sì. Poi bellissimo Marco, tutto finestrato così, molto luminoso, molto ampio, molto Sì. bello. E infatti io volevo la mattina svegliarmi, alzarmi e vedere tutto intorno, il paesaggio, insomma, che uno va. Bello, bello. E ragazzi, lo spazio l'avete visto, è tutto coibentato innanzitutto, e questa è la lunghezza del bus, questo a sinistra è il bagno, 2 letti a castello, insomma tanti spazi, tanti comfort, tutto legno con i listoni per terra, cioè molto elegante, molto piacevole e dà proprio quella sensazione di vacanza, proprio di goderselo appieno. E poi ragazzi è un bus, quindi è un autobus, quindi qui c'è la dimensione che veramente vogliamo, cioè è interminabile, man mano che vai avanti trovi sempre spazi dove camminare. Complimenti veramente. Sì, anche perché poi, a differenza dei camper o dei furgoni camperizzati che ci sono in giro, io ho voluto usare materiali che magari sono un po' più pesanti, però sono sicuramente più robusti, nel senso che queste sono tavole di larice da 3,5 cm. Figurati. Tutto il resto sono tavole di larice da 2 cm, dentro e fuori, quindi è doppia parete. Sì. Perché volevo isolare comunque il bagno con i suoi anche rumori dal resto dell'ambiente. Questo è indistruttibile, l'arice da 3 cm, qua ci puoi tagliare il prosciutto, qua puoi usarlo come tagliere, questo chiaramente Sì. no perché si rovina. Però... No, ma questo noi l'abbiamo fatto in modo che possa essere utilizzato veramente
A pieno. senza aver la paura di... Sì, Poi comunque l'idea era appunto quello di farlo rustico, però con un minimo di eleganza, non volevo troppo sfarzo, appunto non è nelle mie cose, insomma. Allora Marco, complimenti, qui hai fatto un bellissimo lavoro anche di illuminazione LED, ho visto che ci sono delle veneziane. Sì, le veneziane, perché non volevo mettere le tende di tessuto sventolanti, e allora anche perché con queste qui noi riusciamo ad avere un minimo di privacy, far entrare la luce se serve, oppure a dosare il buio totale, oscurare, praticamente quando chiudiamo tutto, perché sono presenti dappertutto, mentre soltanto dietro ci sono delle tende arrotolate, è un feltro arrotolato che quindi una volta tirato giù, oltre ad isolare parzialmente dal freddo che arriva da fuori, perché lì c'è la porta di uscita praticamente, chiaro. E oscura praticamente tutto. Perfetto. Senti, adesso io passerei ad Andrea, che è colui che ti ha realizzato l'impianto, diciamo elettrico, batterie, eccetera, così vediamo tutti i dettagli. Il vano mi sembra che si trovi qua, sì, giusto? Allora qua dentro praticamente io ho l'inverter, che è uno Steca tedesco. Questo è un inverter da 3 kW e mezzo, e che è praticamente collegato a un MPPT sempre della Steca, che adesso si vede parzialmente perché vabbè, tutto un po' nascosto lì, ok? Sì, io diciamo che lascio in questo momento, vedi, sto producendo 200 watt, ma perché i 200 watt sono quelli che mi servono per mantenere le batterie a 14,6 volt. Perché sono già cariche, ok? Perché se io sono arrivato con i 3 pannelli da 300 watt l'uno, diciamo come da specifica, sono arrivato ad ottenere in pieno sole circa oltre gli 800 watt, diciamo, di produzione. Beh, non male. Adesso facciamo entrare Andrea, così chiediamo anche lui qualche specifica. Sì. Allora, piacere Andrea, eccoci qua sull'autobus di Marco, e descrivici un po' come hai costruito l'impiantistica e che caratteristiche ha. Ovviamente l'impianto è stato dimensionato quando l'autobus era a spoglio, ovviamente, quindi la superficie interna, cioè qui dentro non c'era nulla, quindi è stato pensato per lavorare a isola, quindi l'esigenza era quella di utilizzare il sistema induzione per cucinare, quindi niente fiamme libere, però bisogna avere potenza, quindi è stato utilizzato un impianto fotovoltaico sul tetto. Quanti kilowatt avete sul tetto? Watt? Sono 3 pannelli da 300 watt, quindi arriva a 900 watt, mi sembra che sia arrivato intorno agli 800 watt, tu massimo. Sì, lo diceva prima, sì. Quindi il sistema è stato impostato con pannelli sul tetto, inverter con partenza, cioè tensione di partenza a 12 volt, quindi è stato dimensionato con batteria GM a 12 volt, inverter della Steca, quindi un sistema che nasce per applicazioni industriali, ma può arrivare fino a 5, mi sembra, dalla scheda tecnica, con l'integrazione del generatore, quindi implementabile. Sì, perché in pratica sono quel sistema di inverter, gli extender che nascono per essere parallelabili, quindi per applicazioni più industriali. Ho visto che hai messo un wifi, mi sembra. Sì, allora lì c'è praticamente il sistema, quindi c'è un access point con di connessione, diciamo un modem con la scheda SIM dentro, sì, che praticamente crea una rete wireless in tutto l'autobus, quindi ha il suo internet completamente indipendente, essendo stato fatto comunque nel 2020, 2018, 2019. 2018 e 2020 questo è stato fatto l'autobus. È stato messo un semplice sistema di telecamera Airbox, sì, per la videosorveglianza, collegato ovviamente impianto con il cavo di rete, quindi c'è un sistema semplice, sì, anche per quanto riguarda tutti quanti i moduli, quindi è stato utilizzati diciamo frutti della Vimar, quindi sì. da classici da casa, classico da casa, quindi applicato sul legno, il legno è fissato ovviamente su montanti, sì, e dietro qui, a parte l'illuminazione dimmerabile,
Ah, quindi c'è il ovviamente. dimmer sull'illuminazione. C'è il ok. dimmer, sì, Per regolare, di più che altro, illuminazione, e sotto al sistema di illuminazione ci sono tutti i cordoni, diciamo, dell'impianto elettrico. Perfetto. L'impianto Quindi i elett- passaggi li hai fatti sotto queste due travi, chiamiamole così. Sì, esattamente. L'impianto elettrico è stato ovviamente, cioè l'impianto è scollegato da quello del mezzo e tutte le varie utenze a 12 volt sono state effettuate passando, diciamo, i cavi sia dell'alimentazione, quindi sia Sì. il positivo che il negativo per ogni utenza. Questo Ecco, per- qui ho usato il 3 kW bifase o monofase? no, il sistema, cioè l'inverter, o meglio l'autobus, fin quando non è connesso all'impianto di terra, È tutto è bifase. tutto bifase. Perfetto. Quindi qualunque sistema uno installi in un camper È sempre è bifase. sempre bifase. Se vuoi il sistema, diciamo, in monofase, dovresti utilizzare un paletto Sì, sì, di terra una esterno. palina, certo. Sì, sì, la palina esterna. Ci con il porti, cavo. ci porti Prima una delle colleghi- fasi, certo. Prima colleghi il palino a terra e dopo accendi l'inverter, ovviamente. Questo per questioni di sicurezza. Certo, è chiaro, se no ti tocchi la Sì, la perché- bifase, non ti tocchi la terra. Certo. Bene, Esattamente. bene. L'M- Hai già provato a fare questa bifase trasformata in monofase con la palina a terra? O non Sì, ti sì, interessava? no, già fatto sul campo, un Ford, insomma, di una persona Sì. cioè, la quale abbiamo aiutato a costruirselo. Hai messo una palina, hai portato una delle bifasi, poi hai acceso l'inverter. Hai per caso misurato quanto ti dava di terra? Cioè sulla... Ci vuole, diciamo, cioè, il palo, non il palino no, da no, 10 no, centimetri, beh, certo, cioè, devi ci entrare. vuole la mazzetta e, Sì, e sì, il sì, palino di terra. Importante, chiaro. Sì, importante. Un cavo ovviamente almeno 10, 16. Sì, cioè un cavo importante. Ovviamente quando sei connesso a isola questo ha senso. Sì, Perché beh, chiaro, quando sei chiaro. attaccato in un campeggio questo non serve a nulla. No, in no, sostanza, chiaro. Perché tu sei già attaccato all'impianto di terra del campeggio. Quindi con il collegamento a isola, con un buon palino, un buon cavo, ti Perfetto. colleghi alla presa d'ingresso, quella del campeggio, diciamo, quindi hai C'è già il una magneto sorta- termico differenziale. una sorta di spina finta, perché quando l'inverter è utilizzato in modo, diciamo, in bifasico, il tuo differenziale che tu installi dentro praticamente non funziona. Non funziona, assolutamente. Semplicemente per quel motivo lì. Poi dopo ognuno valuta, insomma, in base all'applicazione cosa. Chiaro. Allora Marco, quadro sicurezze fusibili, dove hai relegato il Sì, tutto? guarda, abbiamo messo il quadro elettrico lì Là, con perfetto. tutte le sicurezze. I magnetotermici, sì. Esatto. E- Differenziale. mentre qui a sinistra abbiamo il comando per il generatore, con anche il LED per la carica del GPL, che Sì. in questo momento è anche pieno, tra l'altro. Ok, perfetto. E- Ventilatore che non guasta mai d'estate, anche Guarda- se le finestre comunque concedono aria. Sì, però devo dire che ci ha salvato la vita in qualche momento. Senti, Marco, andiamo davanti per le conclusioni finali su questo bellissimo, io lo chiamo questo qui, per me è una villettina. Andiamo davanti a fare le conclusioni finali. Va? Allora ragazzi, avete visto un mezzo che è veramente grande, è un autobus, quindi qua ci sta tanta di quella roba, fatto bene, mi piace tantissimo questo discorso legno, anche il parquet, questi travoni di legno, bello veramente, è un rustico però non troppo rustico e non troppo pesante, quindi è vivibile. Bene, Marco, in conclusione, dici tu che cosa ci fai con questo mezzo? Può essere intuibile, però voglio la tua sensazione personale. Sì, allora intanto io devo dire che a me piace starci dentro anche da fermo. Io ogni tanto esco dal lavoro, vengo su e mi siedo e mi tranquillizzo qua. Salottino di riposo, è vero, è vero. E devo dire che fino adesso l'abbiamo usato sia per andare in vacanza, non tanto ancora in effetti, però ci siamo andati negli ultimi 4 anni. Tanto per dire, andiamo sempre in Valle d'Aosta, adesso a luglio riandiamo un'altra volta, però sai, con gli amici adesso mi hanno costretto gli ultimi 3 anni a portarlo magari il giorno di Pasquetta in mezzo a un campo, C'è dove un po' quindi di festa, ci si ferma nel campo. esatto, così sai, avendo 300 litri d'acqua pulita, avendo il bagno, le signore sono contente, vengono tranquille. Musica. Frigorifero? Frigorifero che è sempre pieno di tutto quello che Sta serve. dicendo birre.
T'ho beccato, E poi quando scende la sera, che magari ad aprile fa ancora fresco, tutti dentro. L'ultima volta eravamo in 15 a ballare. Ah, quindi musica a palla, perché qua Yamaha fino a diciamo sera inoltrata, ecco. Quindi... diventa anche un punto non solo di vacanza, ma anche di divertimento. Il weekend senza impegno arrivo lì e ce lo godiamo nel prato. Due carbonelle a esterna per fare una volta l'ho parcheggiato a casa, abbiamo fatto una serata in cui eravamo un po' in giardino, un po' sull'autobus, insomma, alla fine bello, poi siccome sopra oltre ai pannelli ci sono anche gli altri 7 metri, sono di calpestabili perché ho fatto una pedana quindi e quindi ho la scala che mi sono costruito. Il panorama là da vedere, ti atti sopra i levi. Sì, allora l'ultimo capodanno prima di entrare dentro eravamo sopra in 8 sopra l'importante è stare attenti a non volare di sotto. Ovvio. Proprio rischio e pericolo. Ragazzi, questo è quello che avviene su questo canale. Anche Marco ci ha fatto vedere il suo autobus, ex autobus militare, trasformato in villettina mobile dove ci si diverte, dove si va in vacanza, dove si va in libera, dove si fa insomma quello che vuole. Iscrivetevi a questo canale, ragazzi, e ci vediamo al prossimo video. Marco, grazie di tutto. Vuoi dire qualcosa agli amici del canale in conclusione? Ma più che altro come preferisco ringraziare te di avermi dato questa, io ringrazio questa possibilità. Ecco. Sì, questo autobus insegna anche agli altri, perché tutte queste serie sul camping, sul caravan, sui van, sugli R&V eccetera servono proprio a trasmettere questo senso di libertà che questi mezzi danno. Sì, c'è anche il discorso che adesso in Italia è difficile andare in giro per le strade che abbiamo perché non sono larghissime, diciamo, non è l'ambiente ideale, infatti bisogna fare delle ricerche prima di mettersi in viaggio. Insomma, occupa. E poi ho visto su vari siti di camperisti che spesso chi ha mezzi grandi viene anche da un certo punto di vista criticato perché ma dove vai, chissà quanto consuma, chissà dove vai, non ti puoi muovere, io col mio vado di qua, col mio vado di là. Ma io penso, ma tu sei come me, noi non abbiamo haters e quindi andiamo via liberi. Noi ce ne freghiamo. Marco, è stato un piacere come al solito. Ragazzi, al prossimo video, buona serata. Voglio fare una sola domanda a Marco. Che cos'è questo mezzo visibilmente americano? Visibilmente americano. Questo è un pick-up doppia cabina Chevrolet del 1989, benzina 5.7. 5.700 di cilindrata. Con impianto GPL 130 litri. E... Posti? 6 posti, 3 davanti, 3 dietro. 6 posti. Che cosa vuoi farne? Abbiamo appena tolto il cassone perché andiamo avanti, adesso faremo il pianale e poi sul pianale ci sarà una cellula asportabile, cellula con il tetto rialzabile tramite poi vediamo, pneumatico, quello che sia, e in modo che dentro ci sia un minimo di comfort che possa essere sicuramente il letto, sicuramente una mini cucina, un mini frigorifero, una mini stazione energetica, mini bagno. E mini bagno, quello lo vediamo. Bene, Marco, diciamo agli amici del canale, iscrivetevi e vedremo gradualmente la camperizzazione di questo mezzo. Ok? Perfetto. Buona visione.